Oggi ci dedichiamo all'intreccio con le mani. Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa, ma questa volta la intrecceremo con le nostre mani. Sto parlando della borsa Radial, questo progetto realizzato con il filato Marshmallow, filato conosciuto proprio per le borse intrecciate con le mani. Ovviamente potete utilizzare sia le mani sia l'uncinetto tipo il 12 o il 15, quelli belli grandi. Ho già realizzato altre borse con il filato Marshmallow, ma questa volta vi propongo un nuovo modello, quindi non la solita borsa. Nel corso del tempo ho ricevuto diverse richieste riguardo a nuovi modelli per questo filato, quindi ho unito le vostre richieste alla proposta di Hobby Perline ed è nata lei. Si tratta comunque di una borsetta realizzata ovviamente tutta a mano. Ho utilizzato anche l'uncinetto in realtà. È una round bag, è piccolina. Qualche settimana fa nella diretta con Hobby Perline vi ho mostrato l'anteprima di questo progetto realizzata con il filato Marshmallow Metal. Io l'ho realizzata in oro, questo era diciamo un prototipo, infatti non l'ho nemmeno rifinita, e poi l'ho realizzata leggermente più grande. Per questo progetto qui ho utilizzato un gomitolo giusto di filato, quindi 500 grammi che sono all'incirca 25 metri, però per la realizzazione io vi consiglio assolutamente di prendere almeno 2 gomitoli perché potrebbe non bastarvi. Io ci sono andata giusta, ma perché il secondo pannello l'ho lavorato un po' più stretto, quindi prendete 2 gomitoli e la fate anche più grande, bella capiente. Tanto comunque durante il tutorial io vi ho spiegato tutto dettagliatamente, anche come calcolare i punti se volete farla più grande, quindi andate tranquille. Se volete realizzarla anche voi, comunque trovate il kit materiali completo sul sito di Hobby Perline, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni. Schema dettagliato in versione per mancini la trovate come sempre sul mio blog kateandmade.com. Ora non ci perdiamo in chiacchiere perché comunque il progetto è veramente semplicissimo, perfetto anche per principianti, quindi non avete scuse. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto, ma come saprete non ci occorre molto, e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato un gomitolo di filato Marshmallow 500 grammi per 25 metri. Ho utilizzato anche un uncinetto numero 12 per aiutarmi un po' con la lavorazione. A questo punto possiamo partire con il tutorial di oggi. Per realizzare la nostra borsa partiremo ovviamente creando prima la cornice tutta intorno su cui poi andranno lavorati i pannelli fronte e retro. Può sembrare difficoltoso ma in realtà è veramente semplicissimo e in base ai punti che lavorate sulla cornice andrete a realizzare una borsa più o meno grande. Quindi ora vi mostrerò lo schema ovviamente per una borsetta piccolina, ma se voi volete farla più grande vi basterà semplicemente aumentare il numero di catenelle di partenza. È ovvio che poi potrebbe essere necessario un gomitolo in più se la fate più grande. Comunque si parte con il solito cappio iniziale che si fa in maniera semplicissima. Prendete il vostro filo, incrociate il filo e fate il cappio in questo modo. Semplicissimo, non è un procedimento difficile e lo stesso cappio va fatto anche per le borse all'uncinetto classiche, quindi nulla di nuovo. Una volta fatto il nostro cappietto andiamo a realizzare le catenelle. Io ne lavorerò 28 e vi dico subito che in queste 28 sono incluse ovviamente le 8 che fanno parte del manico, quindi 20 maglie saranno quelle della borsa, 8 maglie saranno quelle che comprenderanno il manico. Quindi in base alla grandezza che volete dare alla vostra borsa farete questa divisione, però se volete un manico più grande calcolerete più catenelle in base a quelle che volete lasciare libere per il manico, quindi quello è molto soggettivo, però io farò questa divisione per il progetto che vedrete in questo tutorial. Quindi procediamo facendo le nostre catenelle molto semplici. Volendo potete aiutarvi anche con un uncinetto grande, io ho a disposizione il 12 che comunque vi faccio vedere, riesco tranquillamente a prendere il filo
e portarmelo fuori, perché il filato, questo qui in cotone, è molto morbido e riusciamo a lavorarlo anche con un uncinetto 12, ma se avete il 15 o un uncinetto più grande meglio ancora. Ma se non avete un uncinetto grande, semplicemente inserite pollice d'indice all'interno della prima asola, prendete il filo e ve lo portate all'esterno in questo modo. Cerchiamo di ottenere ovviamente la stessa misura per tutte le catenelle. Se non riuscite ad occhio vi basterà semplicemente misurarle con il metro. Diciamo che 6 cm è la misura standard per le asole, quindi procediamo in questo modo lavorando tutte le nostre catenelle. Come vi ho detto, io ne lavorerò 28, quindi inseriamo sempre pollice d'indice all'interno dell'asola, prendiamo il filo e ce lo portiamo fuori, ci inseriamo all'interno, prendiamo il filo e ce lo portiamo fuori e continuiamo così fino al raggiungimento delle catenelle. Lavorate le 28 catenelle. A questo punto dobbiamo tagliare il nostro filo, ne tagliamo circa 10-15 cm. Io taglierò 15 cm, quindi taglio qui, tiriamo il filo fuori in questo modo. Ed ora cosa dobbiamo fare? Allora, innanzitutto mettiamo le nostre catenelle dritte e dobbiamo andare a chiudere questa cornice in cerchio e lo faremo facendo passare questo filo attraverso la prima catenella. Quindi con questo filo qui ci inseriamo in questa catenella qui, che sarebbe proprio la prima. Dobbiamo far passare questo filo all'interno della catenella. Vedete, questa è la prima catenella, questo è il nodo. Io mi inserisco qui e poi mi inserisco anche nell'altra parte della catenella, in questo modo. E poi, una volta che sono entrata all'interno di questa catenella, devo rientrare in questo punto proprio per chiudere la cornice. Quindi rientro, quindi mi riporto il filo all'interno, così, e vedete, abbiamo chiuso la cornice, si è creata questa catenella in più. A questo punto dobbiamo andare a chiudere qui il lavoro, quindi dobbiamo togliere tutta l'imbottitura, così riusciamo a fare un nodino. Una volta fatto questo, facciamo un nodo e poi successivamente questo eccesso di filo possiamo andarlo a nascondere tra le maglie e dare un punto di cucito per fissare il tutto. Io adesso lo lascerò in questo modo, farò le rifiniture al termine del lavoro, ma adesso dobbiamo concentrarci sulle catenelle da lavorare. A questo punto dobbiamo andare a dividere le nostre maglie. Qui, avendo chiuso con l'asola di chiusura, si è creato un punto in più, quindi abbiamo un punto in più centrale che sarebbe esattamente questo qui. Quindi questo non lo contiamo, andiamo a contare 1 2 3 e 4. Qui ci mettiamo un marcapunti o un qualcosa per segnare il punto. Poi, sempre escludendo il punto centrale, andiamo a contare 1 2 3 e 4 e mettiamo un marcapunti anche qui. In questo modo avremo definito la zona del manico.
avremo 9 punti perché c'è il punto di chiusura incluso e dovremo lavorare solo sui punti liberi che sono 20. Quindi ci prendiamo il filo, non facciamo il cappio iniziale per evitare il malloppo di filo e dobbiamo andare a lavorare esattamente sulle catenelle che abbiamo qui libere su questo lato per il primo pannello. Per il secondo pannello andremo a lavorare sull'altra parte della catenella. Quindi ora inserisco il filo all'interno, qui lo faccio passare esattamente nella catenella, vi faccio vedere con l'uncinetto, vedete, inserisco l'uncinetto nella metà catenella come se stessimo lavorando in costa, afferro il filo e me lo porto all'esterno. Lascio ovviamente un po' di filo che mi servirà per bloccarlo poi alla fine e tiro fuori l'asola e la lascio qui perché ora dobbiamo andare a creare tutti i binari, le maglie che poi lavoreremo, quindi la lascio qui, passo alla catenella successiva e faccio lo stesso procedimento. Prendo il filo e me lo porto all'esterno. In questo caso con l'uncinetto facciamo decisamente prima perché le maglie sono un po' più strette nelle catenelle, quindi prendiamo il filo, inserisco nella catenella successiva, prendo il filo e lo porto fuori e dovrò fare questo procedimento per tutte le maglie libere che ho fino al marcapunti. Otterremo comunque 20 maglie totali se state seguendo comunque i punti del tutorial, altrimenti dovete calcolare le maglie che avete libere da un marcapunti all'altro. Quindi andiamo a creare tutti i nostri binari e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo creato tutte le maglie di base, a questo punto nel giro successivo dovremo andare a ridurre, quindi dovremo portare queste maglie da 20 a 10 e lo faremo in maniera veramente semplice. Vi faccio vedere i passaggi step by step. Dobbiamo andare a sovrapporre le due maglie, quindi noi ci troviamo qui perché io ho terminato in questo punto, vado a sovrapporre questa maglia su questa in questo modo e devo far passare il filo attraverso le due maglie, quindi me lo porto vicino la catenella e lo spingo verso l'esterno. In questo modo avremo fatto la prima diminuzione, dovremo fare lo stesso anche per le altre maglie, quindi ora abbiamo fatto la prima diminuzione, ci spostiamo sulle altre due asole, le andiamo a sovrapporre sempre in questo modo, la prima sulla successiva e prendiamo il filo, ce lo facciamo passare attraverso queste due asole in questo modo, poi procediamo con le altre due maglie, le sovrapponiamo sempre in questo modo, la prima con la successiva, prendiamo il filo e lo facciamo passare attraverso le due asole. In questo modo e procediamo così. Vi consiglio, se state seguendo il procedimento, quindi lo stesso numero di miei punti, di suddividere 5 gruppi in questo modo. Quindi ora vi faccio vedere anche gli altri due, così vi faccio poi vedere come andare a sovrapporre l'altra metà. Ok, quindi per 5 volte sovrapponiamo in questo modo, sull'altra metà facciamo l'inverso, quindi il
successivo lo sovrapponiamo sul primo. Fino adesso abbiamo fatto in questo modo, adesso facciamo l'inverso, ma il procedimento comunque è lo stesso, quindi dobbiamo andare a fare le diminuzioni in questo modo. Una volta che avremo fatto tutte le diminuzioni ci ritroveremo con 10 punti di base. A questo punto andiamo a fare l'ultimo giro lavorando i punti come si presentano, quindi andiamo a creare le nostre asole punto per punto. Avremo sempre 10 punti di base, lo facciamo sempre nello stesso modo, facciamo passare il filo attraverso le asole. Fatto questo procedimento ci tagliamo il filo che sia abbastanza lungo per chiudere tutto il lavoro, quindi ci facciamo fare il giro in questo modo e tagliamo giusto 10 cm in più rispetto al giro per poi andarlo a bloccare attraverso le maglie. A questo punto dobbiamo andare a chiudere tutto il nostro lavoro. Inseriamo il filo all'interno della prima asola e lo tiriamo fuori. Lo inseriamo all'interno della seconda. Insomma, dobbiamo far passare questo filo attraverso tutte le asole, ma lo dobbiamo tirare fuori. Una volta che avremo fatto passare il filo attraverso tutti i punti, andiamo a stringere in questo modo e questo sarà il risultato. Poi facciamo passare questo filo magari una seconda volta attraverso tutte le maglie in modo da fissarlo per bene. Una volta che avremo fatto passare il filo attraverso tutte le asole, a questo punto lo portiamo verso l'interno, lo andiamo a bloccare attraverso le altre asole all'interno in modo da fissarlo per bene. Poi, come abbiamo fatto anche per questa zona qui, andiamo a togliere il rivestimento interno e andiamo a bloccare il tutto facendo passare o il filo attraverso le asole o con dei punti di cucitura, oppure io andrò a bloccarlo con un nodino con questo filo qui, che è quello iniziale della lavorazione dove non abbiamo fatto il cappio, così lo fisso per bene e poi comunque lo vado a nascondere tra le maglie. Quindi facciamo un nodino proprio semplicissimo e poi lo blocchiamo in questo modo. Io poi farò sicuramente dei punti di cucitura.
questo sarà il risultato del primo pannello. A questo punto il procedimento sarà molto semplice perché dovremo ripetere gli stessi passaggi che abbiamo fatto ora sull'altro lato, quindi ci agganceremo ovviamente su questa catenella perché questa qui corrisponde al manico, andremo a creare tutti i binari fino al prossimo marcapunti che si trova esattamente qui, quindi questa è la catenella che corrisponde al manico. Noi dovremo arrivare in questo punto. Vi consiglio comunque, se siete alle prime armi, di disegnarvi il punto anche sull'altra parte della catenella, quindi della cornice. Quindi vi faccio vedere molto semplicemente giusto l'aggancio, così sapete come partire con il lavoro. Questa è la catenella che corrisponde al manico, quindi non dobbiamo contarla, dobbiamo partire dalla successiva. Andiamo a far passare il filo, come abbiamo fatto anche sull'altro lato, e poi ci andiamo a creare tutti i binari. Dopo questo giro ci sarà quello delle diminuzioni e poi con la lavorazione dei punti come si presentano, quindi esattamente lo stesso procedimento. Per rivedere tutti i passaggi vi basta andare indietro con il video e rivedete tutti i passaggi. Quindi ci lavoriamo anche tutto questo lato allo stesso modo e ci rivediamo a pannello terminato. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i giri, a questo punto io mi ritrovo qui che ho terminato anche il filo. Mi è avanzato giusto il filo che mi occorre per andare a chiudere il lavoro, quindi ora devo passare il filo nella prima asola e lo porto tutto fuori e poi devo andarlo a passare in ogni asola come abbiamo fatto per il primo pannello. Ok, ho fatto passare il filo, a questo punto vado a tirare per chiudere e devo rientrare nella prima asola. Ecco qui, questo sarà il risultato. Ora vado a far passare questo filo ulteriormente tra le asole con molta pazienza. Ok, a questo punto una volta terminato qui io vado a portare il filo all'interno e poi con calma vado a bloccare tutto con qualche punto di cucito. Stessa cosa qui, vado a nasconderlo tra le maglie e faccio qualche punto di cucito. Bene, una volta terminato questo sarà il risultato. Io sono super soddisfatta. Se avevate intenzione di provare a realizzare una borsa intrecciata ma vi scocciava realizzare sempre il solito modello, questo secondo me vi farà impazzire. Come avrete notato è un progetto super semplice e anche straveloce da realizzare, quindi ve lo consiglio. Vi ripeto che ho utilizzato un solo gomitolo, ma vi consiglio assolutamente di prenderne almeno due in base alla mano di lavorazione, in base a quanto stringete i punti. Potrebbe non bastare, quindi vi consiglio assolutamente di prendere almeno due gomitoli e addirittura vi consiglio di farla anche più grande in modo che sia capiente. Questo modello di borsa non prevede chiusura, se preferite potete mettere un sacchettino all'interno. Per quanto riguarda la fodera, tutto qui. Potete anche mettere una tracollina, ve la agganciate qui dove c'è il manico, mettete due anellini e mettete la tracollina, che potete realizzare sia con lo stesso filato oppure io metterei semplicemente una catenina o una tracolla in tessuto. Quindi se volete realizzarla anche voi, i materiali li trovate sul sito di Hobby Perlini
spalline. Se cercate schema scritto e versione per mancini la trovate sul mio blog katyandmade.com. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto super semplice, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!